Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi volevo raccontarvi di un'esperienza purtroppo non molto felice che mi è capitata e che mi ha fatto imparare una bella lezione sulle assicurazioni. Ci troviamo ovviamente su una macchina che non è la mia, questa è un'auto di sostituzione che mi hanno dato per aspettare l'avvenuta riparazione della mia Model 3 che penso di riprendere fine settimana. Niente, come tutti sapete, recentemente ho subito un danno da un altro veicolo che era parcheggiato e che mentre io mi stavo dirigendo verso casa in una strada dritta e mi ha urtato nella parte, prego signora. Come dicevo, un'auto mi ha tamponato dalla parte destra della mia macchina, recandomi un danno. E niente, CID alla mano, firmato da entrambi, quindi non c'era nessuna controversia, cioè il danno era palese, o meno, pensavo fosse palese. E ammissione di colpa dell'altra signora, diciamo, che era parcheggiata. E quindi direte, e quindi cosa mai è potuto andare storto? Ve lo spiego subito. Allora, da subito hanno fatto una perizia sulla mia macchina, che ho portato dal carrozziere di fiducia. Da subito non c'è stato nessun problema, inizialmente non c'è stato nessun problema, hanno constatato il danno. E niente, io addirittura avevo già portato la mia auto in carrozzeria perché era imminente, diciamo, la riparazione. Questo. E invece poi con un'assoluta sorpresa mi chiama il carrozziere, cui avevo incaricato la riparazione, che era convenzionato con la mia assicurazione, dicendomi che c'erano stati dei problemi e che forse era meglio se andavo a riprendere l'auto. Io lì rimasi un po' stupito perché non stavo capendo che problemi ci potessero stare, visto che comunque la perizia era stata fatta, il CID compilato ce l'avevamo e tutto quanto, quindi non stavo capendo. E da lì, diciamo, parlando anche con il carrozziere, anche lui rimase un po' stupito dicendomi che aveva sentito il perito dell'altra assicurazione, quindi della parte che doveva risarcirmi, e dicendo che stavano facendo storie sulla perizia e che, udite udite, secondo lui il danno che avevo io sull'auto non combaciava con quanto riportato sul CID e quanto, diciamo, io avevo fornito anche delle foto dell'altra auto, non combaciava tra le foto e il reale. E io lì rimasi davvero, cioè, ho chiamato subito il mio assicuratore chiedendogli cosa stesse succedendo, perché la cosa era surreale. Cioè, ho detto, ma come? Ma sì, guarda, abbiamo ricevuto una mail da questo perito e ci ha detto che secondo lui il danno non era compatibile con quanto avevamo affermato noi. Da lì mi è crollato davvero il mondo addosso, anche perché dopo un giorno, 2 giorni mi è arrivata una raccomandata a casa che mi diceva nero su bianco che l'assicurazione della controparte non intendeva risarcirmi proprio perché secondo loro erano incongruenti i danni con quanto avevamo affermato. Quindi era, cioè, praticamente mi hanno spiegato che era come se stessero esclamando che io stavo tentando di truffare la loro assicurazione. Immaginate la mia reazione a tutto questo. Stavo dalla parte del torto, non ho mai fatto nessun problema, nessuna di queste cose, e stavo venendo additato come un truffatore, bello e buono. Niente, da lì subito, prego, da lì subito mi sono attivato con il mio assicuratore per cercare di risolvere questa situazione che era
ai limiti dell'imbarazzante. E da lì, tra una cosa e un'altra, da un botta e risposta, tra una mail, una telefonata, sono passati quasi 2 mesi in cui prima cosa stavo continuando ad andare in giro con la mia macchina nuova, tutta strusciata sulla fiancata destra, e poi niente, non c'era verso di far pagare questi danni che non vedo perché non dovevano essere pagati. Diciamo che qualsiasi assicurazione, ovviamente, vabbè, quando c'è il momento di pagarla sono subito pronti a ricevere i soldi, e poi però quando è il momento di risarcire qualcuno, diciamo che è come se, cioè, io da questa storia ho imparato che quando è così, anche se tu stai nell'assoluta tranquillità di avere CID firmati, stai dalla parte della ragione, e pensi che tutto possa andare bene, non puoi mai dormire sogni tranquilli. E quindi niente, è andata avanti questa tiritela per più di 2 mesi quasi, e avevo pubblicato il video in cui raccontavo del sinistro che ho avuto. Niente, alla fine si è sbloccata grazie a un testimone che c'era lì vicino un negozio che stava proprio di fronte a quel parcheggio con cui ho subito il danno, che era un mio conoscente, e quindi ho dovuto chiedergli di testimoniare a mio favore per cercare di sbloccare questa situazione. E diciamo che grazie alla testimonianza, e in più ho, tra molte virgolette, minacciato di intraprendere un'azione legale, perché cioè davvero stavamo ai livelli cioè stavo per essere io truffato da loro in qualche modo. E quindi diciamo che magicamente, tra avvertirli che avrei intrapreso un'azione legale e questa segnalazione da questo ragazzo che mi ha fatto il favore di testimoniare a mio favore, magicamente nel giro di 2 o 3 giorni si è sbloccata la situazione, i danni andavano tutto quanto andavano bene, era tutto compatibile, e mi hanno risarcito. Cioè, in me che non si dica. Questo cosa vi fa capire? Che ci hanno, come si dice a Roma, ci hanno provato. Se io magari fossi stato più, non so, alle prime armi, oppure non sapessi bene come funziona la situazione, tutto quanto, magari non mi avrebbero pagato il danno, e sarei addirittura, oltre il danno, la beffa, come si dice in questi casi. Avrei dovuto ripagarmi io la macchina con un danno che si aggirava più o meno quasi sui 3.000 euro, per un danno che, cioè, per un incidente in cui io non avevo nessuna colpa. Cioè, questa cosa è incredibile. Spero, non so se a qualcuno è mai successa una cosa del genere, ma a me è la prima volta proprio in assoluto che succede una cosa del genere. Non mi era mai capitato di stare dalla parte della ragione e a momenti subire io una truffa, perché io non so che altri termini usare, non so che altri termini utilizzare per una cosa del genere. E quindi niente, io chiedo a voi se è mai successa, se avete mai sentito, o se è successa mai una cosa del genere a qualcuno che conoscete. Tutto è bene quel che finisce bene, sì, ma per me è inammissibile aspettare 2 mesi la riparazione di un'auto per un incidente in cui avevi la piena ragione, con CID alla mano e doppia firma. Incredibile. Niente, ci salutiamo con questa splendida T-Roc Volkswagen diesel che mi ha accompagnato nell'arco di questa settimana. Quindi addios. Grazie per avermi portato al lavoro sano e salvo questa settimana, e ci andiamo a riprendere la nostra Model 3 Highland, che devo dire la sincera verità mi è mancata tantissimo. Non vedo l'ora di riprenderla bella linda e pinta. Siamo giunti al finale di questo video, in cui
la perseveranza alla fine ha pagato, e anche, tra parentesi, anche le incazzature. Io vi invito a non mollare mai davanti a situazioni del genere in cui cercano di mettervi i piedi in testa, oppure in questo caso io non ho paura a dire che tentano di truffarvi. Non so come definirla, è una parola forte, truffa, ma spiegatemi voi se è una cosa possibile. Se siete stati in una situazione del genere sicuramente mi capirete, sapete cosa ho provato. Oppure se state affrontando una situazione del genere, massima solidarietà e speriamo che tutto si possa risolvere per il meglio, come è successo a me. Se avete avuto dei problemi simili o comunque dei guai con le assicurazioni in generale, fatemelo sapere nei commenti, così da aprire un dibattito costruttivo, ovviamente senza insulti e senza rogne. Io ragazzi vi saluto, vi invito a iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video, mettere un like, insomma, sempre le solite cose. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao!